Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Molte di voi mi hanno richiesto il punto stella con chiusura clic clac perché in un tutorial ho già spiegato come realizzare il punto stella, ma il tipo di progetto non prevedeva una clic clac, per cui in base alle vostre richieste ho deciso di realizzare questo modello. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Adesso vi mostro tutto l'occorrente per poter realizzare questo progetto. Partiamo da una base, è una base 21x8 ovale, dorata, una chiusura clic clac che applicheremo alla sommità, quella che va cucita, poi vi farò vedere nel dettaglio come poterla applicare al meglio. Il cordino che utilizzerò è questa tonalità di senape oro con lurex oro, il quantitativo è circa 400 grammi. Applicherò anche una tracolla, anch'essa in bronzo, esattamente come la chiusura scarpetta. Per quanto riguarda gli uncinetti, per il primo giro che farò qui utilizzerò il numero 3, per tutto il resto della lavorazione utilizzerò il 3,5. A questo punto possiamo iniziare. Iniziamo realizzando un cappietto e inizieremo a creare il primo giro, che sono dei punti bassi, e utilizzeremo, come vi avevo detto prima, il numero 3, per cui iniziamo dal lato più corto, iniziamo al centro, quindi al foro centrale, e iniziamo realizzando sul primo punto, sul primo foro, 2 punti bassi. La stessa cosa faremo sul punto seguente. Dopodiché iniziamo con il primo aumento, che sarà una catenella e 2 punti bassi in quello successivo, quindi 1 e 2. Facciamo un altro aumento, una catenella e 2 punti bassi sul foro successivo. A questo punto procediamo su questo lato senza fare aumenti in questo lato lungo, continuando con 2 punti bassi in ogni foro che ci si presenta. A questo punto, dopo che noi arriviamo qui, aspettate che ve lo mostro, appena arriviamo a questo punto ci rivediamo per farvi vedere come rifare sempre gli aumenti sul lato corto. Arrivati all'altro angolo, continuiamo con 2 punti bassi nel foro successivo e iniziamo con gli aumenti, per cui dopo questo una catenella, 2 punti bassi sul foro successivo, quindi 1 e 2, un'altra catenella e si continua sui 3 fori successivi sempre con 2 punti bassi, per cui questo, quello centrale e anche quello successivo, quindi 1 e 1, 2, una catenella, 2 punti bassi, quindi 1 e 2, e un'altra catenella, e di nuovo ricominciamo sull'altro lato lungo, sempre con 2 punti bassi in ogni foro. Arrivato qui, al solito facciamo tra questi 2 e questi 2 il nostro solito aumento e ci rivediamo alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con un punto bassissimo e possiamo cambiare uncinetto. Catenella. Adesso faremo un giro di punto basso senza più fare aumenti in costa, per cui anziché prendere tutto il punto completo prendiamo la costa esterna solamente e andiamo a creare dei punti bassi tutto intorno. Gli aumenti sono stati già fatti negli angoli, per cui non occorre fare più nulla, e procediamo così per tutto il perimetro, sempre in costa, e ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto la fine del giro. Anche il secondo giro è terminato. Iniziamo adesso la lavorazione del punto stella, che io già in qualche altro video vi ho mostrato.
iniziamo con realizzare 3 catenelle, per cui 1, 2 e 3. Prendiamo il filo e puntiamo l'uncinetto sulla seconda catenella che abbiamo appena effettuato. Entriamo, prendiamo il filo, scusate, e lo allunghiamo. Riprendiamo il filo e puntiamo alla base delle 3 catenelle, vedete? In questo punto inseriamo l'uncinetto, estraiamo il filo e lo allunghiamo un'altra volta. Riprendiamo il filo, saltiamo una maglia di base, andiamo in quella successiva, puntiamo, entriamo e tiriamo. Prendiamo il filo, lo blocchiamo qui, ci inseriamo col dito così e chiudiamo tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto e usciamo così con l'uncinetto. Puntiamo dove abbiamo bloccato, vedete che c'è questo filo, prendiamo e chiudiamo con una maglia bassissima e facciamo una catenella. Ed ecco che la nostra prima parte di punto stella si comincia a intravedere. Lo continuiamo insieme. Prendiamo il filo e puntiamo, diciamo, al centro della stella che si sta formando. Quindi entriamo, estraiamo il filo e lo allunghiamo. Lo riprendiamo il filo e puntiamo esattamente dove abbiamo fatto l'ultimo punto, vedete? Prendo il filo, esco, lo tiro su e l'allungo, riprendo il filo, risalto una maglia di base e vado in quello successivo punto, prendo il filo e allungo, quindi vedete? Nel prendere il filo io qui lo blocco perché qui è il punto dove l'uncinetto dovrà rientrare dopo, quindi intanto mi chiudo tutte le asoline. Una volta che le ho chiuse tutte, mi inserisco dove avevo bloccato col dito, prendo il filo e chiudo appunto bassissimo e faccio una catenella per bloccare il punto. Ed ecco che si comincia a intravedere il punto stella, che poi quando faremo il secondo giro si vedrà in maniera più perfetta. Lo facciamo insieme un'altra volta, per cui prendo il filo, punto al centro della stella, estraggo e allungo, riprendo il filo, punto nell'ultimo punto lavorato, prendo il filo e lo allungo per bene, riprendo il filo, salto sempre una maglia di base e vado in quella successiva, punto, estraggo, allungo, riprendo il filo e qui lo blocco, chiudo tutti i punti, ripunto dove ho bloccato, chiudo con un punto bassissimo e faccio una catenella. Ed ecco il punto stella, che poi voi sapete che io all'inizio il primo giro lo lavoro diciamo al contrario. Adesso se io lo comincio a mettere nella sua posizione, ecco come si comincerà a presentare. A questo punto proseguiamo per tutto il giro e ci rivediamo per vedere come chiudere il primo giro e iniziare il secondo. Siamo arrivati quasi alla fine del primo giro, per cui facciamo insieme l'ultima stella, quindi puntiamo al centro, andiamo nel punto successivo, riprendiamo il filo. A questo punto si salta la maglia successiva e per chiudere noi andiamo alla base del primo punto che abbiamo effettuato, puntiamo, estraiamo, al solito riprendiamo il filo e qui blocchiamo con il dito, andiamo a chiudere cercando di non sbagliare, ecco fatto, estraiamo, andiamo nel punto dove avevamo bloccato, chiudiamo tutto, punto bassissimo, catenella e andiamo a chiudere, vedete nel momento che lo raddrizzo, andiamo al centro della prima stella che abbiamo effettuato e chiudiamo con un punto bassissimo. Ed ecco,
aspettate, tolgo l'uncinetto così si vede meglio, così non si vede. Queste sono le nostre 3 catenelle, ma diciamo che si è camuffato e non si vede dove abbiamo iniziato e finito il giro. Ed ecco il primo giro concluso. Vediamo insieme come iniziare il secondo giro e di conseguenza dovrete fare la stessa cosa finché non raggiungiamo l'altezza desiderata. Per cui iniziamo sempre con 3 catenelle iniziali, quindi esattamente quello che abbiamo fatto al primo giro. A questo punto prendiamo il filo, andiamo sempre nella seconda catenella che abbiamo eseguito, estraiamo il filo e lo allunghiamo, puntiamo al centro della nostra stella, allunghiamo il filo, lo riprendiamo e andiamo a puntare come punto di riferimento, andiamo nella stella successiva. Prendiamo il filo, lo allunghiamo, lo blocchiamo al solito, facciamo attenzione a chiudere tutti i punti. Aspettate, io ho spostato il dito, ma ora vi mostro. Vedete, comunque questo è il nostro punto che avevamo bloccato, che è qui. Quindi quando succede questo, niente panico, sappiamo che è qui dietro. Prendiamo il filo e lo chiudiamo e catenella. Ne facciamo un altro. Prendiamo il filo, puntiamo al centro della stella, lo estraiamo, sempre lo dobbiamo allungare così gli diamo la forma stella, andiamo nel punto successivo, tiriamo, prendiamo il filo, andiamo nella stella successiva sempre al centro e facciamo lo stesso discorso, allunghiamo, blocchiamo, chiudiamo, ci inseriamo dove abbiamo bloccato. Se eventualmente il dito dovete spostarlo, essendo qua all'estremità è facile anche ritrovarlo, per cui chiudiamo con un punto bassissimo e catenella. Ed ecco, vedete come si va formando già dal secondo giro il punto stella. A questo punto non ci resta che continuare per tutti i giri successivi. Io arriverò a circa 20-22 cm di altezza e ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto appunto questa misura per vedere come iniziare alcuni giri di punto basso per poi inserire la clic clac. Abbiamo terminato la prima parte del corpo borsa, vedete abbiamo raggiunto l'altezza di 20 cm. Adesso se noi facciamo la prova di alloggiare la clic clac, vediamo che è un po' ancora larga, per cui adesso noi faremo 2 giri di punto basso andando a fare qualche piccola diminuzione che adesso vi mostro nel dettaglio. Qua è dove abbiamo chiuso, abbiamo fatto la catenella e al centro della stella andiamo a fare un punto basso. Poi andiamo direttamente, non in questo ma in questo, quello vicino alla stella, facciamo un altro punto basso e di nuovo al centro della stella. Proseguiamo, vedete, qui c'è il punto stella, andiamo in questo punto. Facendo in questa maniera andremo a stringere un po' la parte per poter poi alloggiare perfettamente la clic clac. Quindi a questo punto noi continuiamo e facciamo oltre questo giro, andremo poi a controllare se andrà bene. Voi mi raccomando, se utilizzate un'altra clic clac fate in modo che la sommità poi raggiunga la circonferenza esatta che vi serve, per cui nel mio caso ci rivediamo non appena abbiamo completato 2 giri di punti bassi per poi farvi vedere insieme come alloggiare la chiusura. Ho completato i giri di punto basso, nel mio caso ne ho aggiunto un terzo perché ho dovuto fare qualche altra piccola diminuzione in quanto ancora l'apertura era troppo larga. Quindi i giri di punto basso sono 3. Fatto questo,
Io ho appoggiato la click clack, l'ho bloccata, ovviamente ho preso esattamente il centro e con ago e filo, cerchiamo di prendere un filo quanto più ovviamente abbinato, ma questo penso che è ovvio. Io parto sempre da questo punto, per cui vado in corrispondenza del punto. Io in un altro tutorial, esattamente nel primo, vi ho fatto vedere come cucire la click clack, ma è sempre meglio rinfrescarci la memoria. Per cui rientro, guardate, nel foro successivo, esco, mi aggancio a questo punto che è la maglia seguente, tiro per bene e accanto io rimetto l'ago e riesco, vedete, da dove sono rientrata e tiro per bene. Vado nel foro successivo e faccio la stessa cosa. Direttamente cerco di inserirmi tra le maglie e ripeto la stessa cosa per tutti i fori che abbiamo della click clack, facendo attenzione, mi raccomando, aspettate che ogni tanto poi succede anche che si incastra il filo, ma è normale, facendo, vedete, di tirare per bene, perché alla fine questa parte, man mano che andiamo cucendo, vedete, deve andare all'interno. Per cui una volta terminata la cucitura della nostra chiusura, ci rivediamo appena è tutta completa. A questo punto la borsa è completa, ho terminato la cucitura della click clack, ho aggiunto la tracolla e la nostra pochette è completa. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete dei dubbi sulla realizzazione di qualcosa, che sia la chiusura click clack, la sua cucitura o il punto, non esitate a contattarmi e io vi risponderò. Ci vediamo presto con la mia prossima creazione.